Le apparizioni di Haroldsbach. Nel 1949, a Haroldsbach, in Germania, 4 bambine di 10-11 anni, Kunische Laische, Grete Gugel, Erika Muller e Marie Ayman, cominciarono a vedere la Madonna a partire dal 9 ottobre, durante la festa del Santo Rosario. Successivamente, altre 3 bambine, Betty Butner, Antoinie Saam, Irma Mell, si unirono come veggenti. Circa 300 persone testimoniarono la veridicità di queste apparizioni, e persino il parroco locale le accettò come eventi soprannaturali. Durante questo periodo, a Haroldsbach si verificarono visioni, profezie e messaggi della Madonna, così come un prodigio solare. Questi eventi soprannaturali continuarono fino all'ottobre del 1952. Le 4 bambine stavano raccogliendo foglie autunnali in un bosco di betulle quando trovarono una tabella con l'iscrizione Ilunga HS in un cespuglio. Questo le ha lasciate perplesse e curiose sul suo significato. In modo inaspettato, una figura vestita di bianco, che identificarono come la Madonna, apparve loro. Questa figura sembrava avere un aspetto trasparente. Le bambine raccontarono l'esperienza al loro parroco, Johannes Geiler, che inizialmente era scettico ma, dopo un'attenta valutazione del caso, cominciò a credere nella veridicità delle apparizioni. 4 giorni dopo il primo incontro, le 4 bambine tornarono alla collina e trovarono nuovamente la stessa figura, a cui chiesero: "Cosa desideri?" La signora rispose lentamente: "La gente deve pregare con fervore." Dopo aver pronunciato queste parole, Maria Santissima le benedisse per poi sparire. Una delle bambine descrisse la voce della Santa Vergine come qualcosa che sembrava provenire sia dall'interno che dall'esterno di lei stessa. 8 giorni dopo, c'è stata un'altra apparizione. Seguendo il consiglio di un religioso di nome Johannes Ir, le veggenti chiesero alla Santa Vergine: "Amata Madre di Dio, cosa ti impedisce di avvicinarti a noi?" La Madonna rispose: "Sono venuta per esortare gli uomini a pregare e fare penitenza. La gente deve pregare con costanza." In modo interessante, tutte le bambine risposero alla stessa maniera quando furono interrogate separatamente. La notizia degli eventi a Haroldsbach si diffuse rapidamente, attirando migliaia di visitatori. Nonostante l'ordinariato avesse sconsigliato ai fedeli di recarsi in pellegrinaggio a Haroldsbach, l'affluenza raggiunse livelli sorprendenti, con addirittura 60.000 visitatori in un solo giorno. Il 31 ottobre, il professor Waltz fece chiedere alle veggenti se la Madonna fosse stata accolta in cielo con il suo corpo. La risposta fu: "Sì, ma sono rimasta la piccola serva." L'8 dicembre 1949, durante la festa dell'Immacolata Concezione, si verificò un prodigio solare a Haroldsbach. Il parroco locale, Johannes Geiler, riferì di aver visto il Sole eseguire movimenti insoliti nel cielo, sembrando avvicinarsi alla Terra prima di tornare alla sua posizione originale. Questo movimento non aveva spiegazioni naturali e fu testimoniato da migliaia di persone che si erano radunate. Nel corso del fenomeno, il Sole fu circondato da una vasta corona di rose. Inoltre, Antonie Saam affermò di aver visto la Madonna con il bambino tra le braccia nel Sole. Questo prodigio durò circa mezz'ora e 5 sacerdoti presenti furono testimoni dell'evento straordinario. Dopo l'accaduto, le veggenti, interrogate separatamente, confermarono unanimemente di aver assistito a un'apparizione della Madonna nel Sole in movimento. Allo stesso tempo, le bambine affermarono di aver udito le parole: "Questo l'ho fatto affinché quelli che non credono, credano." Inoltre, anche l'arcivescovo di Bamberg espose una posizione positiva nei confronti di questi fenomeni avvenuti in quel giorno. Il giorno di Natale del 1949, più di 4.000 pellegrini si radunarono sul luogo delle apparizioni a Haroldsbach. Durante questa giornata speciale, la Madonna con il bambino apparve alle bambine nel solito luogo. La Madonna condivise un messaggio, invitando gli uomini a fare più penitenza e a pregare costantemente. Durante il periodo natalizio, raccomandò che la gente onorasse maggiormente la Santa Famiglia e recitasse il Santo Rosario ogni giorno. Inoltre, suggerì la pratica quotidiana di una contemplazione sul cuore di Maria Santissima. Dopo questa breve apparizione, le giovani ebbero diverse altre visioni fino alle 19.
In seguito, le veggenti raccontarono ciò che avevano visto, tra cui la rappresentazione della Santa Famiglia, la fuga in Egitto, l'annunciazione dell'angelo a Maria Santissima e persino la grotta in cui nacque il bambino Gesù. Le persone presenti erano visibilmente commosse e impressionate dalle descrizioni delle bambine. Tutti credevano sinceramente nelle parole delle bambine, che parlavano di eventi che sembravano superare le loro conoscenze terrene quotidiane. Nella primavera del 1950, si verificarono ulteriori apparizioni e messaggi brevi della Madonna ai Rodsbach, ma avvennero in momenti non regolari. Durante queste apparizioni, la Santa Vergine tendeva spesso le mani verso le veggenti, consentendo loro non solo di vederla e udirla ma anche di percepire il suo contatto. Il 9 febbraio, le bambine ebbero una visione della Santa Trinità nel cielo, che descrissero come la cosa più bella che avessero mai visto nella loro vita. Espressero il desiderio di poter andare in cielo presto. Nell'autunno del 1950, la Madonna apparve frequentemente con lacrime amare e invitò tutti i fedeli a fare penitenza e pregare per commuovere il Sacro Cuore di Gesù e prevenire le imminenti catastrofi che minacciavano il mondo. In queste apparizioni, Maria Santissima si presentava come Regina del Cielo, indossando un mantello azzurro e una corona d'oro. Durante un'apparizione il 26 settembre, insegnò alle veggenti una preghiera: «O Maria, facci rifugiare sotto il tuo manto azzurro, un luogo sicuro da ogni rovina». Nella notte del 1 novembre 1950, quando fu proclamato il dogma dell'Assunzione di Maria in cielo, la Santa Vergine apparve a 300 adulti con una corona nera del Santo Rosario. Questo evento è documentato da numerosi testimoni oculari. Nell'apparizione del 13 marzo 1951, la Madonna apparve alle veggenti insieme al bambino Gesù, mentre molte persone erano presenti. Maria Santissima era circondata da una schiera di santi, i quali benedirono le bambine dopo aver loro teso la mano. Spiegarono che questo gesto era fatto per impedire loro di compiere atti impuri con le mani. Inoltre, consigliarono alle bambine di fissare sempre lo sguardo su Maria, il bambino Gesù e i santi, evitando di lasciarsi influenzare dal corpo e dai sensi. I santi avvertirono che nel giudizio finale tutto sarebbe stato rivelato, sia il bene che il male, e che il cielo si era aperto su quel luogo ma che si sarebbe presto chiuso di nuovo. Questa risposta fornì spiegazione al significato del gesto della mano. In seguito, le veggenti raccontarono storie di santi e martiri, compresi quelli del cristianesimo primitivo, storie così antiche e dettagliate che sorprendevano coloro che le ascoltavano. Il parroco rimase sbalordito, poiché le bambine a quell'età non avrebbero mai potuto conoscere tali dettagli, che erano quasi sconosciuti anche agli eruditi religiosi e teologi. Le veggenti continuarono a ricevere apparizioni di Maria Santissima e Gesù il 6 maggio 1951, il 13 e il 15 giugno. In una di queste apparizioni, la Santa Vergine accoglieva tutti i presenti sotto il suo manto celeste, chiedendo loro di prendervi posto. Le ultime apparizioni includono una in cui Maria Santissima, vestita di bianco, apparve accanto al trono d'oro di Dio, con uno scettro e una corona, e disse: «Le vostre preghiere raggiungono il cielo, riceverete aiuto. Ci sono molte nuvole nere in cielo. Pregate, pregate, pregate». Il giorno del commiato di Maria Santissima e la fine dei fenomeni, che avvenne il 31 ottobre 1952, era stato preparato dalla Madonna fin dal 9 ottobre. Alle 15, molti fedeli erano già riuniti sul luogo delle apparizioni. La Madonna apparve come aveva promesso, insieme al bambino Gesù, e spiegò: «Non siamo venuti qui per fare miracoli, ma per esortarvi alla preghiera e all'espiazione. Continuate a pregare su questa collina anche quando noi non appariremo più». Successivamente, le bambine videro 20 angeli e altri esseri vestiti di rosa, rosso e blu, tra cui alcune sante come Santa Teresa del Bambino Gesù, Santa Bernardetta, Gemma Galgani, Elisabetta di Turingia, Giovanni Nepomuc e Sant'Antonio da Padova. Nell'aria si udì una dolce melodia del coro angelico, e le veggenti iniziarono a cantare insieme a loro, mentre anche il coro dei pellegrini si univa al canto. Dopo 50 anni di stretto divieto di recarsi in pellegrinaggio ai Rolsbach, nel 1998 l'arcivescovo di Bamberg ha riconosciuto ufficialmente come luogo di preghiera
la località dove si sono svolte le apparizioni, consentendovi la celebrazione della Santa Eucaristia e degli altri sacramenti.